Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo c'è il kit scolastico Milan firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora, cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni? Eccoci, buon odogu a tutti che si iscrivono in chat. Oggi è lunedì 1 settembre, è l'ultimo giorno di mercato, ma è il giorno in cui si torna a scuola, in cui si torna a lavorare, sono finite le ferie, stanno per finire appunto il mercato, le ultime ore le vivremo insieme e quindi oggi non potevamo che non fare una puntata speciale. Non potevamo che fare, esatto. Io allora metto subito in chiaro una cosa: io Enrico non lo volevo, cioè non lo volevo in trasmissione. Mi hanno tirato Nessuno voleva Enrico in trasmissione, ma neanche io volevo essere qua. È arrivato polemico, ve lo dico già. Quindi se dovete prendere con qualcuno, Enrico Boiani lo sono qua a prendermi. Ciao Harry. Ciao, buongiorno. Del mercato. No, re del mercato mi sembra eccessivo. La regina del mercato è Beatrice Sarti, che ci raggiungerà ovviamente. Esatto. E adesso avete il re, quindi adesso abbiamo il re e anche Giacomo Mirandola. Ciao Jack. Io ci sono il giullare del mercato. Il giullare di corte. Il giullare di corte del mercato. È fondamentale il giullare di corte. Esatto, però non mi rubare il ruolo, che lo sai bene che sono io. Benvenuti a tutti, bentornati. Benvenuto Adrien, ne parleremo. Ciao a tutti, ciao Matteo, tutti gli abbonati. Sapete bene che ecco, sai che si offende lui, esatto. Poi ciao Morgan in cabina di regia, lo scudiero del mercato. Poi ti resta in silenzio queste cose qua, Morgan. Quindi bisogna solo ciao Morgan, ben ritrovato e complimenti per il tuo esame per il che hai esame, sostenuto qualche minuto fa. Esattamente, perché a proposito di esami, il Milan è all'esame mercato alla fine. Le ultime oggi così le ultime 7 ore, se non sbaglio, giusto? Perché chiude alle 20, noi ci saremo, vi raccontiamo tutta la giornata. È uno dei tanti motivi per cui vi dovete abbonare. Un altro motivo, perché sennò io non vi leggo. Quindi oggi leggiamo solo gli abbonati, esatto. 2,99, cliccate il simbolino del dollaro, abbonatevi. Sono meno di 2 caffè al mese, ragazzi, soprattutto a Venezia, che è una città che costa più di qualsiasi altra al mondo. Però abbonatevi, fatelo, supportateci anche attraverso i mi piace, anche attraverso i commenti, le iscrizioni, insomma, vi vogliamo bene. Portiamo anche i video in hype. C'è una nuova funzione su YouTube carina. Mandate questo video in hype. Ma hypateci. Esatto, ci siamo, dai, 13.06 ci siamo. Veniamo un po' al dunque, perché oggi succede di tutto. Abbiamo preparato le trasmissioni, le stiamo preparando eccetera. Abbiamo cambiato 36 volte la scaletta, ma di una sola cosa siamo certi, ovvero cavallo pazzo. Esatto, Adrien Rabiot. Jack, ti chiedo a te insomma l'operazione economico, un piccolo parere e poi anche Harry. Allora, Adrien Rabiot arriva a titolo definitivo, torna alla corte di Massimiliano Allegri, firmerà un contratto quadriennale a un ingaggio che dovrebbe essere attorno ai 5 milioni a stagione, quindi non pochissimo, sicuramente non pochissimo.
E a titolo definitivo per una cifra barra indennizzo al Marsiglia, per cui era stato messo fuori rosa, di circa 10 milioni di euro. Svolgerà le visite mediche direttamente dal ritiro con la Francia, dove il Milan ha mandato degli emissari del suo staff medico. Ti è piaciuto emissari? Sì. Perché non ha tanto senso che venga a Milano, faccia le visite, firmi tutto di corsa per non poi c'è tornare tempo. in nazionale con la Francia, tra l'altro, perché c'è la sosta nazionali e Rabiot è ovviamente convocato e esordirà, forse probabilmente in maglia Milan, contro il Bologna, rientro dalla sosta di Rowe, con cui ha avuto diciamo quel È tipo piccolo il alterco. premium live event del wrestling, cioè Esatto, tipo sì. WrestleMania, Sì, no? sì, esatto. Faceva Raw la e Royal Rabiot Rumble. si sfideranno a Bologna-Milan, i due del Marsiglia. Guarda che da Clash in Paris a Clash in San Siro un Esatto, attimo. Clash in San Siro. Harry e l'ha chiesto Allegri, anche se in conferenza insomma ha detto no, ma non lo sento sicuramente da Mentiroso. esatto, 2 mesi. Non lo sento da 10 minuti, l'inizio scusate. delle vacanze. È il centrocampista che serve al Milan? È una domanda complessa questa. Sicuramente il centrocampista che vuole Allegri, che ha chiesto Allegri, che serve ad Allegri. Poi è il sesto, nel senso che adesso il centrocampo del Milan è composto da Modric, Rabiot, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Yashari. Cioè sono 6, Yashari è fuori Certo. per la frattura composta del perone, lo sappiamo, però sono 6 che non dico che quasi tutti possono essere tranquillamente titolari, ma quasi, no? Quindi un buon centrocampo alla fine il Milan. Sì, adesso. decisamente. Bisogna capire tipo se Ricci a questo punto è un centrocampista che serve ad Allegri, perché sappiamo che era promesso sposo del Milan già da gennaio, legato all'agente Busardò che tanto ha lavorato con Furlani in questa sessione, e non solo, e quindi per forza di cose bisogna farsi questa domanda. Ecco, di una cosa io però sono abbastanza certo: dovesse supportarlo la condizione fisico-atletica, per me Rabiot gioca. Cioè, Chi sta fuori però? è questa la domanda che dobbiamo porci, perché sappiamo quanto Allegri sia legato a Rabiot e viceversa. Rabiot lo cita spesso anche nelle interviste di un'altra, di quando è con la nazionale o quando è con il Marsiglia, quindi insomma è difficile che Rabiot stia fuori. Stia in panchina. Ecco, Anche- difficile che Modric stia fuori, anche perché è il migliore in campo, è stato il migliore in campo nelle prime due. Per me bisogna trovare il terzo, perché questi due, se stanno bene, sono titolari. E se Loftus e Fofana devono fare 15 gol in due, è difficile se mi staranno E in per panchina. Yashari è pagato 40, 39 sa. Adesso Sì. 14 gol perché Sì, Loftus Yashari l'ha lo fatto. mettiamo un attimo diciamo in panchina, ovviamente in stand-by, Per visto forza. che per 2 mesi infermeria non ci lo sarà. mettiamo. In infermeria, però è interessante questa cosa, perché chiaramente è un colpo di livello Adrien Rabiot, anche per i costi, anche per i 5 milioni di ingaggio per 4 anni. È un giocatore che ne ha 31, ma è un giocatore che in Serie A ha già dimostrato di poter fare molto molto bene, soprattutto con Massimiliano Allegri, posto che Luka Modric giocherà mediano, perché Sì. Allegri è stato molto chiaro, e quindi Ricci presumibilmente starà fuori. Secondo voi chi sarà il terzo? Titolare dici? Sì. Allora, il problema, io di base metterei Yashari in una formazione ipotetica standard, solo che lui ha dichiarato, un po' a sorpresa per me almeno, che lui vede Yashari come un altro duplicato di Modric e di Ricci, quindi anche lui come regista, quindi a questo punto non ci sarebbe spazio per lui, e questo restringe il campo necessariamente, alternativamente secondo me in base alle necessità, a Fofana e Loftus-Cheek, tenendo Che si conto che alternano. secondo me Loftus-Cheek ha un po' più di propensione offensiva, mentre invece Fofana ha un po' più di predisposizione a recuperare magari i palloni. Però io mi aspetto che loro due siano quasi co-titolari, uno un po' l'altro. Forse ora come ora lui predilige un pochino di più Loftus, però va anche detto che per me dei due Loftus è quello con le caratteristiche un po' più simili a Rabiot. Fofana ha caratteristiche un pochino più diverse, quindi per me per varietà, soldoni, Rabiot, Fofana, Mezzali e Modric. E Modric play, Harry? Che poi Sì, leggo qualche sono messaggio. in parte d'accordo, poi dipende anche tanto dagli avversari, dalle situazioni, perché magari ci sono partite in cui puoi usare un pochino di più, ci sono partite in cui invece devi essere un pochino più coperto, quindi varierà tanto. Poi Allegri è sempre stato uno che a centrocampo ne fa giocare tanti, non è uno alla Sarri che ha i suoi I suoi 11
i suoi 11 e da quegli 11 non si schioda, ha le sue certezze granitiche, nel senso che ha quei 3-4 che non si muovono, ma gli altri poi girano sempre tanto, anche nell'ultima Juve, quando uscivano le probabili formazioni, mi ricordo al Fantacalcio per dire che dovevi star lì a capire giocare a questo, l'altro, cioè pensavi che giocava uno e giocava quell'altro, pensavi che giocava e quindi per me gireranno tanto. Crede molto nei 5 cambi Allegri, nel fatto che chi entra dalla panchina possa cambiare le partite, quindi siamo in abbondanza, ecco. Forse un tantino Eccessivo quasi. no, ma non tanto eccessiva di norma, cioè se questo centrocampo lo ragioni in una squadra normale, passatemi il Che fa la termine, Champions League, tu intendi? è più che onesto. Magari non è un centrocampo formidabile, magari lo sarà, lo scopriremo col tempo, ma è un centrocampo buono, ok? Il problema quando è che diventa eccessivo? Quando valuti l'attacco, ma soprattutto la difesa. Ma adesso ci arriviamo. Nel frattempo ringraziamo anche Alessandro Costa, anzi solo Alessandro Costa, 2,49 €, che ci dice che Origi è ancora al mare con Edo o viceversa. Forse è Edo che è al mare con Origi. In ogni caso lo salutiamo, dovrebbe tornare domani o mercoledì. Adesso andiamo alla difesa, perché vedo che il tema Odogu scalda, nel senso che in realtà poi al di là no, sì, scalda per il ruolo più che lui stesso. Adesso ce lo raccontate, però cosa sta succedendo? Il Milan quest'ultimo giorno di mercato sta provando all'impazzata a chiudere un difensore e davanti sta lavorando, questo per cronaca, ancora allo scambio Dovbyk-Gimenez. Si parla di scambio di prestiti, ma non è detto, perché la Roma è un po' fredda su questa ipotesi qua e di fatto c'ha anche, secondo me, in parte ragione, posto che ho visto dei sondaggi, non sondaggi, eccetera. Penso l'80-85% dei milanisti lo ritiene uno scambio di downgrade. Adesso vi chiedo anche la vostra. Però rimanendo in difesa, che vedo che è esatto, è interessante, il Milan sta provando a prendere Joe Gomez, ma i tempi sono molto stretti e quindi si è tutelato, giusto Harry, con Odogu. Sì, allora, la situazione è questa: il Milan vuole fare il difensore, il nome, diciamo, principale per la difesa è quello di Joe Gomez, una volta sfumata la questione Akanji, che ha detto di no nei giorni scorsi. Joe Gomez, Milan e Liverpool trovano una sorta di accordo verbale per Joe Gomez, ma il Liverpool dice: io ci sto se riesco a prendere Gay del Crystal Palace, che ieri tra l'altro ha segnato contro l'Aston Villa, Crystal Palace che ha vinto 3-0 a Birmingham. Sì, Joe Gomez che gioca ieri tra l'altro con il Joe Liverpool. Gomez che è entrato perché si è fatto male con Ate, anche abbastanza tenuto bene a bada Gyökeres e compagni, ma non è questo il punto. Il Liverpool dice: va bene, ma prendo Gay. Cosa fa il Crystal Palace? Dice: va bene Liverpool, nonostante non sia troppo felice ti cedo Gay, ma o mi dai Joe Gomez, e il Liverpool dice no, ho l'accordo col Milan per Joe Gomez, e allora il Crystal Palace dice va bene, allora però devo anch'io trovare il sostituto, quindi vado dal Brighton, tutto mega interno alla Premier, a prendere Igor, l'ex Fiorentina, magari qualcuno se lo ricorda. Quindi l'accordo è stato trovato tra il Brighton e il Crystal Palace per Igor, intanto, quindi Igor va al Crystal Palace, salvo clamorosi colpi di scena. Il Crystal Palace a questo punto immagino cederà Gay a Liverpool, ma l'ultimo passaggio, cioè Joe Gomez a Liverpool, rischia comunque di saltare per questioni di tempistiche. Sì. Beh, manca 7 ore. Perché mancano 7 ore, devono esserci tutti questi passaggi da una squadra all'altra di altri difensori, e quindi questo. Cosa fa il Milan? Dice: allora io intanto mi tutelo andando a prendere questo ragazzo classe 2006 dal Wolfsburg, che è Odogu. E diciamo che il pensiero iniziale è stato magari per Milan futuro. Beh, sì. Però se pensi che gioca nel Wolfsburg va in D? No. Quindi probabilmente è il paracadute nel caso in cui dovesse poi saltare definitivamente e dovesse chiudersi il capitolo Joe Gomez. E in tutto questo post in lista tecnicamente ci sono, perché essendo giovanissimo, no, ma poi essendo giovanissimo potrebbe rientrare in lista senza problemi. Potrebbero anche starci tutti e due, nel senso che è anche ufficiale la cessione di Alejandro Jimenez al Bournemouth, anche lì per una ventina di milioni in questo momento, restando prestito con diritto. Così come prestito con diritto è Musa, che sta svolgendo al momento le visite mediche con l'Atalanta, 4 milioni di prestito e 26 di riscatto, che presumo, insomma, difficile a mio avviso, però vediamo la stagione che fa. No, Jack, resto dietro con te sui difensori, perché volevo leggere qualche messaggio dei nostri abbonati che parlano proprio del difensore in due modi, cioè in realtà nello stesso. Ogni anno siamo più deboli, la difesa è il top
apostrofo quello che scrive Marco, dello schifo. Flavio ci dice: un esubero del Liverpool che viene al Milan, non riesco a stare tranquillo. Jack, non viene tranquillo. Com'è Joe Gomez? Intanto, se poteva essere un colpo giusto per il Milan, posto che è il piano F del Milan, e se al Milan basta avere un pacchetto di difensori centrali composto da Pavlovic, Gabbia, Tomori, De Winter e Odogu. Se giochi a 4 magari sì, però non hai terzini per giocare a 4. A 3 no, è sottonumerico ed è sotto livello. Non ci sono dubbi a riguardo. Akanji era l'uomo, quello che avrebbe fatto la differenza, però ci si è arrivati forse un pochino tardi. Akanji poi ha scelto altre vie, altre soluzioni. Joe Gomez non era probabilmente il massimo della vita rispetto ad altri nomi che sono usciti, comunque me lo portavo ampiamente a casa. Adesso è uscito anche Fabrizio Romano, che l'affare è molto più vicino al no che al sì, diciamo così. È uscito qualcuno dandola già per saltata, Romano è stato un pochino più diplomatico dicendo che il Liverpool comunque continua a non accendere la luce verde nel suo ipotetico semaforo di calciomercato. È chiaro che la difesa così, cioè io resto convinto che Odogu fosse magari un'idea che era emersa per rinforzare comunque il Milan a livello giovanile, come cioè tipo il Milan futuro, per dire, o come investimento di prospettiva. Ora, se la situazione dovesse essere questa, dubito che, reputo veramente difficile che emerga un nome magari completamente nuovo adesso che si possa chiudere entro le 20, quindi credo che si proverà un pochino, detto brutto, a farlo passare come il difensore che doveva arrivare. Ma se Allegri ha chiesto un difensore, l'unica cosa che ha chiesto Allegri non ha chiesto un fenomeno, sembra, in difesa, ha chiesto un difensore di esperienza per guidare il reparto. Sì, non 2006, è il classe 2006. Questo è quello che poi alla fine probabilmente cercheranno comunicativamente di far passare come il difensore che Milan voleva prendere. Ecco Harry, su questo, al di là del tuo giudizio che poi voglio sapere su la difesa del Milan, ma diciamo che è difficile da non dare, ti chiedo, qualcuno in chat ci chiede, ma Atekame? Atekame è un bel punto di domanda, nel senso che ancora non l'abbiamo visto, è stato pagato comunque una decina di milioni e quindi io immagino che o Allegri non abbia tutta sta preferenza per lui, però un po' che non è stato preso ieri. Oppure probabilmente ha bisogno ancora di un pochino di tempo, e immagino possa fare il vice Salmacher a questo punto, se giochiamo a tre dietro largo. Il quinto. Sì, il quinto, magari alla bisogna ti fa anche il braccetto di destra, però già siamo abbastanza coperti, noi abbiamo il problema sulla sinistra. Io la domanda che mi pongo però è un'altra, ragazzi, ieri sera immagino tanti abbiamo visto la partita Inter-Udinese, sì. No? Tu vedi questi due ragazzi, perché anche Goglicizza e Bertola hanno fatto una discreta gara, però hanno fatto un tempo per parte, però vedi questi due ragazzi che a San Siro fanno la loro porca figura, e ovvio non sono perfetti, perché Christensen nel gol è l'unico istante della partita in cui si perde Lautaro, però vedi questi due ragazzi che fanno un partitone, ok? Sì, che reggono l'Inter a San Siro. Sì. Christensen e Solé. Ora io non dico Solé, perché parte che dovresti, perché saresti il Milan, però capisco anche che l'ultimo giorno di mercato l'Udinese magari ti spara 35-40 perché poi deve andare a prendere il sostituto, eccetera. Ma anche un Christensen che vedi ieri sera che si comporta bene, non ti chiederanno la stessa cifra di Solé, che già un po' che gira e che ha più hype, più in prospettiva e tutto. Ma un tentativo, fallo, 15, 17, non so quanto ti spareranno per Christensen. Però non c'è bisogno di fare gli scienziati, secondo me. Abbiamo bisogno di pragmaticità. Vedi uno che in Serie A fa bene, gioca centrale nei tre, lo prendi. Tra l'altro sotto pressione, perché l'Inter nel secondo tempo ha attaccato di continuo. Non ha commesso mezzo errore Christensen ieri nel secondo tempo. Quindi io sarei stato un pochino più pragmatico, ecco, più che fare lo scienziato, andare a pescare Joe Gomez all'estero. Non lo so. Sì, mi piace il termine scienziato, qua in chat anche ce lo ripeto, mi piace molto. Ti dico di più su questo: ridursi all'1 di settembre è francamente abbastanza inaccettabile per una squadra come il Milan, che doveva programmare una stagione in anticipo per l'8º posto l'anno scorso, per il fatto di non giocare la Champions League, eccetera eccetera. Ci sta che arrivi alla fine che devi fare magari un paio di colpi, ma è la ciliegina, è il Giacomo Bonaventura della situazione, non si prende il difensore centrale che dovrebbe o potrebbe fare il titolare, posto che poi non lo prendi nemmeno. Prendi Rabiot però all'ultimo giorno di mercato,
e non è che bisognava aspettare. Certo, poi Rabiot si è preso a schiaffi con Rowe, però allora hai colto l'occasione. Però l'impressione è che Milan Sì, perché se non si prende a schiaffi con Rowe, sta a Marsiglia. forse non lo prendi neanche Rabiot, no, esatto, sta a Marsiglia. Posto che allora io vi vado oltre su questo, perché se la difesa l'abbiamo un po' toccata e Matteo Moretto pochi minuti fa ci racconta che il Milan non farà un terzino, anche se ha provato per Guanlu, Moncada è stato insomma a sì, Siviglia. Arnau Martinez è stato un altro nome del anche. Girona, però esatto, però diciamo niente. che lasciamoli lì secondo me dalla Liga spagnola lasciamo perdere. È andato Moncada lì, bene, ha fatto il viaggio, abbiamo pagato il viaggio, facciamo tornare. Tra l'altro Cristantus Uce è andato al Crystal Palace. Ecco, vedi in questo giro di difensori. No, ma di la mia domanda è disperate. sì, cambia un po', diciamo ruolo, ma si sta sulla formazione, così chiudiamo un po' questo capitolo qua, perché è arrivato anche Nkunku negli ultimi giorni di mercato, ad oggi insomma è integro, cioè può giocare, può allenarsi, si sta allenando con il Milan eccetera, e a questo punto anche dopo, perché poi non le abbiamo commentate, le commenteremo, le avete commentate voi sicuramente sia d'obbligo che durante il post partita, ci sono le dichiarazioni di Tare prima di Lecce Milan, parlano anche di Nkunku, parlano di un cambio modulo. Ecco, se Tare fino a venerdì mi è piaciuto in tutto, venerdì devo dire che è sbagliato, cioè per me ha sbagliato comunicativamente, perché ha venduto di fatto l'attaccante che stava per scendere in campo, posto che è uno scambio che secondo me non dovrebbe neanche venire in mente al Milan, perché Gimenez ha 4 anni meno di Dovbyk. Gimenez è un attaccante diverso, a me piace molto di più, per me è molto più forte di Dovbyk, però tant'è, quella dichiarazione lì è stata sbagliata. Ma ha parlato anche di cambio modulo, e allora io qui ti faccio la domanda, prima Jack e poi a te Harry: dove gioca Nkunku? Perché anche Nkunku stesso ha detto non sono una punta, gioco vicino alla punta nella sua prima intervista. E il Milan ha 6 centrocampisti di livello, un attacco un po' più, diciamo, scarso a livello numerico. Dove gioca? Chi gioca? Allora, difficile dirlo così a priori. Io ho l'idea che inizi veramente Allegri ad avere in testa questo Leao prima punta, per davvero. E quindi mi viene quasi da pensare che il gioco, tra virgolette, delle coppie oggi sia Leao Jimenez, due giocatori con caratteristiche estremamente diverse, ma visti come la punta, Nkunku, Pulisic visti come la seconda punta. Questa è un pochino l'idea che mi sono fatto. Oppure si va verso un tridente, che può essere secondo me l'altra soluzione, tridente in cui quello che sta fuori è Jimenez, e in cui la punta non la fa Nkunku, ma la fa Leao. Nkunku fa l'esterno, direi a destra, e Pulisic fa l'esterno a sinistra. O questa secondo me, o viceversa, però questa secondo me è l'altra direzione. O Pulisic dietro Leao e Nkunku, cioè poi dopo li metti quei Pulisic tre sotto davanti punta, e sì. però così vuol dire rinunciare a un centrocampista. Bravo. Con quel centrocampo che hai. La domanda la faccio a te, allora salta un centrocampista però. Ma infatti poi un commento sulle parole di Tare, ma il infatti tempismo e c'è un pochino di caos di programmazione in questo, cioè che tu, cioè allora tecnicamente sono anche bei problemi, cioè, è tutto da parametrare a le risorse che abbiamo e la formazione che abbiamo. Cioè io sono il primo a dirti, caspita, cioè Nkunku fa la riserva di Pulisic davanti, no? Nel 3-5-2. Sì, dove l'aveva già sentita. Bellissimo, no? Nkunku che fa la riserva di Pulisic, top, no? Con Leao che fa la prima punta, bellissimo, no? Il punto è che in difesa giochi con loro tre, punto. E non sono neanche di un livello così eccezionale. È questo che ti fa riflettere su un Nkunku riserva. Non so come, perché hai pagato 40 milioni se dovesse fare la riserva. E se invece è titolare, tieni fuori un centrocampista e ne hai spesi di soldi a centrocampo. È lì il problema, secondo me. Cioè, se il Milan avesse buttato dentro anche, faccio un esempio, Solé piuttosto che Akanji, per me non staremmo qua a puntare il dito sul fatto che Nkunku fa la riserva o non fa la riserva, oddio come giocano in attacco, capito? Cioè questa abbondanza, questa situazione un po' critica a livello di formazione titolare, per me è tutta dettata dal fatto che la difesa è un dramma, perché altrimenti non avremmo certi pensieri per l'attacco. Gioca Nkunku la riserva e Pulisic o viceversa, da Dio, bene, certo. capito? E per quanto riguarda le parole di Tare, sbagliate.
C'è poco da dire, sbagliate. Ma sul cambio modulo con chi ce l'aveva? No, è anche quello. Cioè, io quasi più quello che Gimenez, perché lì devi provare a prendere Dovbyk, vuoi andare in all-in. Non mi sono piaciute, per me è un errore totale, però ci provi, va bene. E a parte che giocava dopo 20 minuti Santiago. No, per quello. Il cambio modulo. Cioè, Allegri, da quando è arrivato, ogni amichevole abbiamo giocato a 3. Cioè, o Allegri alla prima riunione che hanno fatto gli ha detto pensavo al 4-3-3 e poi gli ha fatto Marameo, tant'è che Tare nella prima intervista, tra virgolette, che fa, dice cerchiamo 2 terzini giovani, non dice esterni del centrocampo, dice terzini. E poi li ha messi a 3 Bona, oppure Tare non si è accorto che abbiamo fatto tutto per campionato a 3 e non si sono parlati, non lo so. C'è una confusione, ce lo scrive in chat e ringrazio anche chi ci ha donato. Cosmo di Salvatore, ridatemi in Mila per favore. Jack, al di là delle dichiarazioni che ne abbiamo parlato, ma qua in chat sta un po' esplodendo la chat. Siete in tantissimi ragazzi, quindi provo a riassumere e ogni tanto a leggervi. E poi arrivo anche lì, Luigi, alla tua domanda che secondo me è interessante. Come la sta vivendo Santiago Gimenez? Come ha giocato a Lecce? E perché tanti tifosi del Milan, tra virgolette, diciamo, stanno con lui. Cioè, no allo scambio assolutamente, valorizziamo Santiago. Allora, Jimenez è estremamente appannato fisicamente, mentalmente, è appannato un po' a tutti i livelli. Sono abbastanza certo che non fosse previsto un suo impiego in queste prime 2 giornate, sicuramente non così massiccio, ma per indisponibilità di chiunque altro ha dovuto giocare per forza con una condizione oggettivamente fisica abbastanza impresentabile e una totale mancanza di lucidità mentale più che logica e più che sana. A me mi dà tanto l'idea che il Milan come dirigenza ha l'idea di dire forse se lo vendo adesso contengo un po' i danni, nel senso che adesso è un giocatore che vale meno di quanto è stato pagato a gennaio, però magari se me ne libero tra virgolette adesso riesco a contenere un pochino la perdita economica del fatto che si è svalutato per via di prestazioni però è giovane, non illuminanti. E dall'altro lato io ho idea che ad Allegri proprio non piaccia. Cioè non è proprio il tipo di attaccante di Allegri e quindi è lo stesso Allegri che noi siamo sempre qui a dire però che la dirigenza, certo, la società deve seguire, deve ascoltarlo e secondo me lui gli ha detto ragazzi il Bebote va, Vlahovic arriva. Ecco. Nessuno mi toglie la testa che questo è quello che gli ha detto abbastanza chiaramente. Questo è quello che voleva lui in primis. Tu Jack sei tipo Luka Modric in questo momento, che mi servi un assist al bacio, tra l'altro primo assist di Luka Modric, tra l'altro secondo man of the match consecutivo nelle prime 2 partite. Tra l'altro ne aveva fatti 3 ma 2 gli hanno annullati. Non è inutile parlare di Luka Modric. Senza Luka Modric il Milan probabilmente si presenta con 0 punti dopo 2 giornate, ma ne parleremo. Ecco, su Vlahovic ce lo chiedono, ce lo scrive a Luigi se non sbaglio, se mi ricordo male, un nostro abbonato, ma con 42 milioni non dico che prendevi il pacchetto Vlahovic, perché no, chiaramente serviva un po' di più, però ieri Dusan Vlahovic fa un altro gol. Ragazzi, Vlahovic è forte, cioè è inutile che gli manca la testa a Dusan Vlahovic, ma che sia forte è così, basta trovargli la condizione giusta in cui riesce a entrare in un binario di ok, faccio una stagione fatta come si deve. Cioè è stato pagato 70 milioni Vlahovic, non so se ci ricordiamo. È forte Vlahovic e Allegri l'aveva chiesto. Cioè è inutile che ci nascondiamo, Allegri voleva Vlahovic, non è cosa, non è stata cosa e ce la dobbiamo un po' mettere via purtroppo. Io l'avrei voluto tantissimo. Credo che lo scambio con Dovbyk, anch'io non lo farei, a me Dovbyk non piace per niente, credo che sia solo una questione di caratteristiche, cioè Allegri probabilmente vuol giocare con Leao in quella posizione. Sì. Poi se le partite si mettono in un modo diciamo e si mettono male, allora tu butti dentro 200 centimetri, tanta fisicità e provi magari a riprenderle con caratteristiche diverse da Santiago Jimenez. Per me è questo il senso logico, cioè Allegri magari accetta Dovbyk perché è molto diverso da Jimenez come caratteristiche tecnico-tattiche e quindi ti dà una variabile, ok? Nel corso delle partite.
è ovvio che rinunci a Santiago, che io vi dirò, ha sbagliato quel gol contro il Lecce, no? Nel primo tempo. Ha fatto fatica tanta, ma nel secondo l'ho visto molto meglio. E Allora, aveva fatto un bel gol col piede debole, che non è neanche il suo piede sì. destro, no? E prima di salutarvi, No, vi no, dico- aspetta, tu non mi dai nessuna parte di citato, decido io quando vai, quando No, non vai, è ora. vedo Beatrice Sarti. È lì pronta adesso. Beatrice Sì, Sarti. è prontissima, ma dobbiamo ringraziare Cristian Capomaggi che ci dona 5 euro e se puoi fare un po' un cazzettone ai nostri ascoltatori perché ha dovuto intervenire l'editore a dire i like, gli abbonamenti, le iscrizioni, Enrico. Vero. Quindi Non so, fateli. io non so più che motivi darvi per abbonarvi, No. anzi uno ce l'ho perché ho una notizia tra l'altro in esclusiva che vi darò quando Enrico No, esce, però fatelo ragazzi, prima perché c'è subito un upgrade, noi non facciamo come il Milan, li facciamo gli upgrade, cioè esco io, entra Beatrice Sarti tra Esatto, poco, e quindi cioè, già nel l'abbonamento dovrebbe arrivare dritto per quello. Secondo, sì, dai, fateci fare anche bella figura col nostro editore e abbonatevi, supportateci. E... Ma se no non faccio entrare Beatrice Sarti, cioè è inutile ragazzi, Se no, non me la esatto, porto se no dentro. non entra Bea, Cioè- anzi, entra Bea adesso perché io devo salutarvi. Ecco, Quindi- grazie Enrico per il tuo contributo. Ciao, a più tardi, ci vediamo al talk. Ci vediamo al talk. Buon lavoro, Henry. Grazie Enrico. Diamo ovviamente il bentornato. Ma Passiamo dal principino alla regina del mercato. Infatti, adesso esatto, volevo lasciare tutte le notizie a lei, perché anzi il commento di tutte le notizie. Ma potremmo a lei. andare via io e te, Leo, secondo me. Anzi, no, esatto, andiamo via. Lasciamo Beatrice Sarti da sola qui perché Bea bisogna dargli ancora una volta un motivo valido per abbonarvi. Se non è che vi leggiamo solo gli abbonati, se non è per sostenere la radio, che è la cosa più importante per cui dovreste farlo, perché siamo tutti i giorni qui, perché abbiamo seguito tutto il mercato, perché seguiremo tutta la stagione, perché seguiremo tutto il campionato sempre con il nostro punto di vista, con la libertà di poterlo fare, dandovi il microfono, perché fra 5 minuti lo apriamo e non c'è nessun altro che vi dà il microfono. Abbiamo passato l'estate, abbiamo intervistato anche la Curva Sud, insomma veramente più di così non so cosa possiamo fare, quindi mi raccomando Bea, anzi un incentivo ancora oltre alla tua presenza, grazie per essere qui, Grazie a voi, figurati. un incentivo, Figuratevi. un piccolo incentivo. Perché un tifoso del Milan dovrebbe abbonarsi a Radio Rossonera? Beh, perché di Radio Rossonera innanzitutto ce n'è una. Bello. E Vero. non ce ne sono altre che vi danno la possibilità di dire la vostra con dei messaggi, con delle telefonate. Andiamo in diretta praticamente quando serve, sempre, da qualsiasi luogo. E quindi questo credo che sia un grande vantaggio, e soprattutto qui c'è il cuore vero del milanismo, che ultimamente manca, vacilla un po'. lo trovate solamente qui, ma ve l'avevo promesso, nell'attesa dei vostri abbonamenti e delle vostre donazioni, come hanno fatto i ragazzi prima, e ringrazio anche la redazione, ringrazio Simone Cristavo per la notizia. Dalla Germania arrivano insomma le prime notizie su Odogu, no? Che sul Wolfsburg anche, che è dispiaciuto per la perdita del suo giocatore, ma data la situazione attuale è d'accordo e diciamo che la perdita può essere compensata da un punto di vista sportivo, e quindi riceverà un totale di circa 10 milioni di euro, bonus inclusi, per Odogu. Quindi poi vediamo quanto sarà parte fissa, parte variabile, quello poi lo decidiamo poco dopo le 15. Oggi è qua a Milano, atterra a Milano, dovrebbe atterrare appunto a Linate poco dopo le 15, dopodiché visite mediche e contratto. Il Wolfsburg perde un difensore di talento, ma riceverà una cifra considerevole per il suo trasferimento, e vabbè, poi insomma il Wolfsburg troverà il sostituto. Grazie a Renato che ha risposto, grazie a Gabriele che ha risposto. Vi diamo il benvenuto. Tra l'altro Gabriele, se non sbaglio, c'ha già un badge di abbonamento, adesso se lo farà anche il nostro Renato. 2 grazie anni. mille. È fatta per Odogu, direttore, sì, è fatta. Adesso facciamo commentare la Beatrice, così ci Grazie, molto gentili. Bea, ha visto Molto le partite gentile. di Odogu? Tutte e tre. Tre Tutte e presenze tre. in Bundesliga. Però Bea, partiamo dalla cifra. Sì, non è poco, eh. Brava. A te. È una cifra importante per un ragazzo del 2006, e devo dire che, cioè, sinceramente il prezzo è quello di un giocatore che dovrebbe avere un po' più di 30 presenze. presenze. 30 no, però capisco il prospetto. Ma siamo sempre qui a dire la stessa cosa, no? Lo dicevo al talk l'altro giorno. Potremmo avere, non so, una demo che mette Morgan quando arrivano certi giocatori, quando si parla di certi nomi, perché siamo sempre lì che diciamo, vabbè, non lo conosciamo, stento a credere che qualcuno abbia visto quelle 3 partite, 3 presenze
di questo ragazzo, siamo qui che diciamo, vabbè, è un giovane prospetto, può fare bene come no. Cioè, può essere che tra un anno parliamo di lui come un titolare del Milan, come che tra un anno ci siamo dimenticati completamente. Cioè, ti ricordi Silvano Voss? Che doveva diventare il nuovo, Le ho viste tutte le partite di Silvano Voss, tutte. Sì, cioè chiediamo a Jack cosa ne pensa di Silvano Voss, però nel senso, ecco, capito? Cioè siamo sempre qui in questa situazione. Tra l'altro c'era una donazione di Christian che ci ha anche chiesto cosa ne pensavamo della sua domanda, che ci dona 5 euro, quindi ringraziamo, che ci scrive: mercato ampiamente insufficiente, più trattative sfumate che acquisti presi, tutti piani C o D e rosa anche quest'anno incompleta. Ora non so se siete d'accordo con tutto. Sui piani C o D devo dire che soprattutto in difesa, perché a centrocampo no, ma in difesa siamo arrivati proprio alla siamo D. Alle briciole? Siamo alle briciole. Siamo vabbè, alla D. Dobbiamo ringraziare in realtà anche Gianluca e Luigi. Luigi che ci dice: nel mio piccolo vi ringrazio per il nostro lavoro. Grazie Luigi, ma anche Renato, se non sbaglio, ha delle belle parole per noi. Grazie Renato, ci dice: grazie ragazzi per essere sempre presenti durante la mia pausa pranzo, mi tenete tanta compagnia. Grazie a te Renato, benvenuto insomma nel club di Radio Rossonera, nel piccolo club di Radio Rossonera, che è piccolo fino a un certo punto in realtà, perché siamo veramente veramente in tanti anche in questo momento. Jack, raccontaci un po' brevemente anche se potrà fare la spola tra Milan Futuro e Serie A. Ti dico la mia brevemente: già l'anno scorso è stato faticoso, difficile, quest'anno in D, un giocatore che paghi 10 milioni, non so se voglia fare il non professionista di fatto. No, se davvero sono queste le cifre, allora, ma forse in parte mi rimangio anche quello che avevo detto prima, è veramente già un piano per la prima squadra, non puoi spendere 10 milioni. Anche perché 10 milioni per un singolo giocatore in D è praticamente il budget di metà delle squadre che giocano nel tuo girone contro di te, quindi a parte che è scorretto a prescindere. È vero, viviamo in un'epoca, e questo ragazzi dobbiamo oggettivamente mettercelo in saccoccia, perché è la nuda e cruda verità, di prezzi pompati all'inverosimile, perché Odogu 10 milioni per 3 presenze, ma anche Leoni che fa 15 presenze, una roba del genere, col Parma ha pagato 30. Cioè è proprio un'epoca in cui se quest'anno per qualsiasi motivo Loftus-Cheek fa 7 gol, l'anno prossimo possiamo provare a venderlo a 50. Questo ormai è, sì. Cioè tutto un po' alla Carlona. Sicuramente se arrivi all'ultimo secondo è evidente che ti ritrovi in una condizione per cui ti serve, ne hai necessità, faccio io il prezzo. Cioè io ho il coltello dalla parte del manico, perché tu hai questa necessità, ma io non ho bisogno di vendere. Discorso diverso se vai da qualcuno che ha, diciamo, necessità di vendere un suo giocatore, quindi vai a cercare di sfruttare le occasioni di mercato. È evidente che non è l'uomo che si cercava, questo sì, veramente, a differenza di altri, perché insomma Yashari era piuttosto evidentemente il piano A. Sì. Qui questo è veramente un piano V, T, R, Z, siamo in quella zona lì dell'alfabeto. Anche credo che sia un piano non A e non B. Mi viene l'idea che lì non ci fosse proprio il piano. Questo è un'idea che mi viene. Il discorso secondo me è che la rosa è un po'... Allora, il mercato per me non è pessimo in toto, perché il Milan ha un attacco secondo me competitivo e un centrocampo forte. Dietro però dietro è molto preoccupante, e il problema è che in qualsiasi modo cerco di disporli in campo sei corto da qualche parte, perché se giochi a 3 hai pochi centrali e non sono tanto bravi, se giochi a 4 non hai terzini, perché a 4 sarebbe la soluzione per ovviare anche quel problema che dicevamo di magari Pulisic sotto punta e Leao Nkunku a fare magari 2 attaccanti. Però cosa fai così? Togli un centrocampista? No, centrocampo sei pieno, sono bravi, allora dovresti togliere un difensore, quindi forse la soluzione sarebbe tipo un 4-3-1-2, ma per così anche i difensori che non saranno di altissimo livello li metti dentro 2 alla volta. No, 4-3-1-2, giochi il centrocampo pieno, certo. Ma non hai terzini. E così tagli un po' Saelemaekers, che di fatto è stato forse dietro Modric è stato il migliore sia con la Cremo che con il Lecce. Adesso parliamo anche di quello. Intanto leggo qualche messaggio. Anch'io ringrazio la radio per tutto il lavoro, tranne Leo che deve essere trattato male per spronarlo a fare sempre il meglio, perché peggio è dura così. Grazie Paolo che ci dona 2 euro e ci dice: mercato imbarazzante, anche Tare venduto, mi dà l'assist perché non ho ancora sentito. Sì, io l'ho sentita perché Bea la vedo tutti i giorni e devo dire a volte anche troppo, però non ho sentito ancora la tua su anzi loro non hanno sentito la tua sulle parole di Tare. L'ho chiesto a Harry, l'ho chiesto a Jack. Tempismo, dichiarazioni, e se mi alleghi anche un tuo pensiero su, più che sullo scambio, su Santiago Giménez proprio. Guarda, ne parlavo in redazione l'altro giorno.
e pensavo a quante chance hanno avuto giocatori, con tutto il rispetto, peggiori di Santiago Giménez, e invece lui ha avuto, cioè è stato catapultato in un Milan pessimo, perché ragazzi il Milan che cioè, a parte la parentesi Supercoppa, però il Milan post Supercoppa ha veramente un'escalation negativa importante, così come quella di Fonseca, cioè, certo. non sto dicendo che è stato meglio il Milan di Fonseca. Quindi lui viene preso a una cifra importante, viene catapultato in un Milan in cui chiunque fa fatica, perché quel Milan chiunque fa fatica, dopo 6 mesi viene giudicato come giocatore su cui non puoi più puntare, perché ragazzi Allegri, cioè, sì, non te lo fa neanche a capire. me non è mai sembrato voglioso di provarci con Giménez, cioè perché è arrivato Allegri e tutti abbiamo iniziato a parlare di Vlahovic, di una punta. Poi è ovvio che non potevi rimanere solo con lui, però lui arriva da mesi in cui si parla di un altro attaccante, non ha fatto bene i primi mesi, è innegabile, come non ha fatto bene tutto il Milan, però onestamente Dovbyk... No, Dovbyk dai, Cioè, mi prendo io la responsabilità. Io le non parole te- di Tare le ho commentate nel post partita e devo dire che si poteva evitare, soprattutto perché era un giocatore che doveva entrare in campo, titolare. Guardate invece la differenza con Frederic Massara, che gli chiedono prima di Pisa-Roma. Sì, un po' perplesso lui, Perplesso e sta sulle sue, nel senso che, cioè, fa capire che una trattativa probabilmente c'è stata, 2 chiacchiere le hanno fatte, però Dovbyk era un giocatore che si stava scaldando per la partita, è entrato anche dopo, rimane un attimo sul vago, giustamente, però per carità. Cioè... Aggiungo sì, oltre che si poteva evitare. Posso andare via, tanto ci sei tu. Sì, no, ma aggiungo, Servo anch'io, no? dopo questa, no, aggiungo che se la Roma si sta cercando di liberarsi di Dovbyk in qualsiasi modo, ed è la Roma, Un po' il Lorenzo Pellegrini del loro attacco, no? sì, una domanda me la farei. Comunque abbiamo 17 minuti, non mi sono dimenticato ovviamente di voi, ma caro il mio Morgan, adesso ti tocca lavorare di nuovo, quindi grazie ad Alberto che si abbona, ma se vuoi Alberto ti invitiamo a chiamare 02 49 42 8479, da adesso sono aperte le telefonate, mi raccomando brevi ma intensi come piace a me. E vi leggo così per scherzo, perché tanto stiamo aspettando le telefonate eccetera, un fun fact che mi è girato ovviamente dal solito direttore Simone Cristao, che se un giorno potessimo pubblicare le chat che abbiamo fra di noi probabilmente ci resterebbero entrambi, ma ci fa notare, non lui ovviamente, ma già vedo che nel web eccetera, che Odogwu, Tekam e De Winter sono pressoché identici. Andate a vedere le facce dei 3 nuovi acquisti del Milan ed effettivamente sembrano molto simili. Grazie Alberto che fa 41 mesi con noi, cioè ragazzi, grazie, 41 mesi, 41 tantissimi, 41 è tantissimo, sono più di 3 anni e mezzo, una vita. Grazie Jack, però prima abbiamo una telefonata. Pronto, la prima, ciao ragazzi, sono Enzo. Ciao Enzo. Ciao, la mia preferita Bea, ciao. Eccola, te l'abbiamo portata. Troppo gentile. La regina del mercato. Meno male che è finito. Volevo aggiungere un motivo per fare l'abbonamento Radio Rossonera, posso? Eccoci, no, perché sei il nostro ambasciatore, ma non solo tu, tutti voi lo siete, quindi prego, il microfono è tuo. Allora, il motivo è questo: l'onestà intellettuale nell'informazione giornalistica. Siete veramente splendidi. Grazie Enzo. Questo è il mio motivo. Ci proviamo. Ogni giorno. No, è vero, perché io vi seguo da sempre e posso dire che, a parte il milanismo, voi siete veramente forse tra le poche realtà del giornalismo italiano oggi, via, guarda, la butto lì. Enzo, grazie mille. Volevo solo dire una cosa, volevo dire che, a parte sono contento da sportivo, sono contento per Vlahovic, perché questo ragazzo è stato massacrato e sta dimostrando con i fatti che le chiacchiere stanno a zero. E poi solidarietà a Giménez, perché avete ragione voi, è stato veramente... Ma secondo me sta cadendo anche lui in quel vortice che è caduto Vlahovic. Io non capisco, quando ci si mette per traverso sulle qualità di un giocatore non si ha più pietà, non lo so, non riesco a capire. E poi per il resto sono molto felice perché almeno l'Inter mi ci regala fa godere, certo, i ragazzi del 1-2, del 2-1.
E l'ultima cosa, finalmente sta salendo un po' il monte ingaggi del Milan, che questo, ragazzi, credetemi, non è mai un male, perché vuol dire che pian piano la qualità sale. Vi voglio bene, Grazie, buona giornata. Ciao Enzo. Ciao, buona giornata anche a te. Anche a te, buona giornata. Beh, tu dici a me, certo che poi qua stanno dicendo alzo l'abbonamento se Leo non fa più battute, io non le faccio, però questa era C'ha scritto Leo, non fa più battute, mica No. io non faccio più battute, eh? Tra l'altro un piccolo pensiero, insomma, ovviamente ai nostri cugini, che un saluto anche ai friulani, all'Udinese che ieri batte l'Inter in casa. Occhio 2-1. che noi la quarta abbiamo l'Udinese, No, Sì, infatti, che non già, dico. già Io te lo storicamente dico. è una partita che ci dà fastidio. Esatto. No, vabbè, ma noi, cioè, è come spara sulla Croce Rossa, nel senso, col Milan negli ultimi 2 anni, cioè non è che, esatto, è complicato. Ok, allora, visto che Jack mi voleva fare sta domanda, rispondo, nel senso che, anzi, gliela faccio a Jack. Vai. Ma tu lo prendi, Rabiot? Allora, in quanto fantallenatore di Ardon Yashari, devo un attimino andare a risistemare qualche problemino che si è creato. Non credi in Ardon sui gol? No, ci credo, ma è spaccato per 3 mesi. Ah, ok, Devo no, andare a pensavo tappare il mio buco. Pensavo si parlasse di bonus. No, anche No, io di mi bonus. fido, però bisogna andare a tappare un po' il reparto. Bea, tu sì, no? Al così- Fanta? sì, che così te lo Rabiot? rialzo. Sì. Ecco, allora glielo rialzerò. Perché? Perché ve lo diciamo già da un po', da un paio di mesi. Lo trovate anche adesso in chat, ve lo incolla Morgan. Il link per iscrivervi a Fantalgoritmo. Ovviamente a voi che siete dei malati di Fanta come noi, delle statistiche, delle formazioni, dei bonus eccetera eccetera, 270 Fanta milioni virtuali, mercato sempre aperto, 25 giocatori, 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti chiaramente, ma soprattutto ogni settimana potete vincere dei premi, perché ogni giornata vi potete portare a casa maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e un MacBook Pro come premio finale della stagione. Iscrivetevi, ci siamo anche noi. Abbiamo fatto tra l'altro dei nomi incredibili, di squadre incredibili. Poi la mia la trovate subito, anzi vi sfido ad andare a vederla. Mi raccomando. Ma allora a questo punto andiamo al telefono. Pronto? Pronto, ciao. Pronto? Massimo. Ciao Massimo. Ciao. Dici No, tutto. niente, volevo dire che l'unico modo che si può fare con questa squadra è il 3-5-2, perché non abbiamo né esterni né attaccanti. In attacco abbiamo solo 4 giocatori: Leao, Pulisic, Roncu e Jimenez. Jimenez, tra l'altro, non gradita da Allegri. Giusto? Giusto. Perciò io penso che col 3-5-2 giocheranno Pulisic e Leao titolare, con cui Jimenez di riserva. Come esterni manca il vice Saelemaekers e poi manca il difensore centrale, che voleva un difensore esperto e hanno preso un difensore 2006 che non giocherà mai con Allegri. Allegri i giovani non li mette, e anche giustamente, perché siamo il Milan e non la spalla, come dico da sempre. Chiaro Massimo, chiaro. Ciao, grazie. Ciao. mille, Ciao. grazie. Allora, Grazie della chiamata. prima di dare parola alla regina del mercato, Sì, io che però ha una vorrei notizia. capire che ha una bomba, Una questa è bomba. una Sì, bomba. non è mia. Però comunque la leggerai tu, quindi diventerà Vai. praticamente tua proprietà intellettuale. Io non riesco però a capire perché si è diffusa questa credenza, che non è vera tra l'altro, che Allegri non fa giocare i giovani. Dai, spiegacelo. Ma non è vero. Allora, Allegri è chiaro che nel momento in cui una squadra ha tutto un settore giovanile, premesso che quello del Milan ha degli evidenti problemi, e ha soprattutto una seconda squadra, Allegri ha sempre attinto a piene mani. Ma quanti giocatori Allegri della Juventus Next Gen ha valorizzato? Certo, è chiaro che avendo un bacino come la squadra Under 23, di solito non va dalla dirigenza sul mercato a chiedergli soltanto giocatori nati dal 2005 in su. Cioè, tendenzialmente gli va a chiedere magari giocatori un po' più pronti da abbinare a tanti, ma guardate, tanti giovani che lui ha lanciato, che poi la Juve, di cui la Juve più o meno si è liberata in toto, Sì, da Sule a Huijsen a Fagioli, ormai non ce n'è più uno che sia effettivamente in rosa alla Juve, però comunque tutte cessioni monetizzate, ma cavolo, ha sempre lanciato i giovani Allegri, no? Ecco, e dopo questa Locatelli, De Sciglio al Milan. Sì, che forse sarebbe stato meglio non farlo. Comunque, Beh, al di là Locatelli di intanto questo- poi è andato via 40, è andato a quota 40 tra il Sassuolo e la Juve. perché è una follia. Questo è un altro discorso, Grazie. Però, abbiamo una breaking news probabilmente. Sì, c'è una notizia sia di Luca Bianchin che di Fabrizio Romano. Vi leggo il tweet di Luca Bianchin: l'Inter sta provando una doppia operazione in queste ore a Kanji nerazzurro, Pavard al Marsiglia. Kanji ha detto no al Milan perché cercava una squadra da Champions, potrebbe finire in nerazzurro, operazione però complicata perché manca pochissimo, e anche Fabrizio Romano parla proprio di Approcci. difficoltà, più che altro perché non è ancora stato raggiunto un accordo per Pavard
al Marsiglia. Ma io non so perché l'Inter si vuole liberare di Pavard. Ma non capisco. Ma Ecco, guarda che volevo loro Pavard chiederlo. l'hanno bollato come Santiago Jimenez, uguale. Per me è il difensore forse più forte che hanno dopo Io- Bastoni. Bastoni. Io l'avrei preso Pavard. Però Ha giocato male all'Inter, secondo me, rispetto a quelli che sono, a quello che è il suo livello standard. però insomma. Però non, cioè male nel senso che mi aspettavo un pochino di Sì, più, però che c'è fosse Bissek che è un po' peggio. più impattante di sicuro. Però secondo me se è fuori Pavard dentro Akanji non ci guadagnano. Certo, io comunque poi se Akanji lo vedo di là, Rosy. Ecco, no, infatti, a proposito, visto che non se ne è parlato, ma su un Nkunku c'era anche l'Inter e non ho letto Inter beffata, vediamo se leggiamo Milan beffato, potete venire da noi, un altro motivo per abbonarvi, così ci facciamo il sangue amaro Comunque, a vicenda. purtroppo il non fare la Champions in certe trattative Ecco. Ha inciso. sì, Ha perché ci inciso. sono dei giocatori, soprattutto quelli verso la fine, adesso non tutti, Però che purtroppo lo pesa, vedono come sì. pesa ragazzi, pesa la Champions League, pesa tantissimo, lo sappiamo bene. Andiamo al telefono, pronto? Ciao ragazzi, Nicola. Ciao Nicola. Ciao Nicola. Come va? Tutto bene? Sì, l'ultimo giorno di Volevo mercato, una ultime domanda. 7 ore, vai. Ma siamo su scherzi a parte? Cioè, noi veramente stiamo chiudendo il mercato con Odogu? No, ti chiedo perché ho Nicola, finito di lavorare. cosa No, ti devo dire? ragazzi, cercavo le skills su YouTube, non ci sono. Nel 2006 ha giocato 3 partite, un giovane, poi Cioè- valido sicuramente, Nicola, ci mancherebbe. Certo, tu dici non è quello che serve al Milan ad oggi. Ma io no, ragazzi, veramente. Qua abbiamo proprio concluso, cioè noi abbiamo chiuso il mercato con un ragazzo di 19 anni, quando il nostro direttore sportivo, dopo le schifezze che ha detto nel Sì, pre-partita, dai. aveva chiaramente detto che prendevano un difensore esperto. Cioè Allegri non è che ha chiesto Baresi onesta, ha chiesto un difensore esperto. Però E gli noi- esperti fanno fatica a venire da noi. Vedi la notizia su Akanji, no Nicola? Cioè Akanji Sì, preferirebbe sì, l'Inter. ragazzi. Diciamo che a Kanji, se non fai la Champions, lo dovevi convincere con Monetariamente. l'ingaggio. Ecco, Ma diciamo è così. normale andare su un difensore centrale il 31 di agosto? Il 29, il 20... Cioè, qui non possiamo far passare... Cioè, questi hanno incassato 250 milioni di euro. Ma vai dall'Udinese e prendi Solé. Ma pure che vuole 20-25. Dov'è il problema? Non li abbiamo? Manca. È quello il punto, sì. Ma ragazzi, ma io sono convinto che il mercato si chiude con questo ragazzino. Cioè voglio lavorare 24 ore fino a quando c'è il mercato, perché come ho finito di lavorare ho visto questa cosa e ho detto no, non ci credo. Cioè uno scherzo. Ha ritimbrato il cartellino per rientrare al lavoro. Faccio straordinario oggi, capo. Cioè, faccio lo straordinario fino alle 20, perché qua fino alle 20 può succedere qualsiasi cosa. Ragazzi, meno male che ci siete voi. Grazie, guarda. Nicola. Vi voglio Grazie bene, mille. ragazzi. Grazie. Un Ciao, abbraccio, ciao, ciao, speriamo ciao. bene, dai. Ciao. No, allora, però permettimi. Sì, scusami, fammi Vai, ringraziare, vai, poi ti scusami. lascio. Umberto Rivolta che fa anche lui 41 mesi. Ragazzi, ma che meraviglia, grazie mille, Grazie. che bello. Mancava il centrocampo, oggi si pestano i piedi, che sono in troppi. Beh, ne abbiamo parlato anche prima dell'abbondanza Vediamo. in centrocampo e della non abbondanza in difesa. Jack, vai. No, l'unica cosa adesso, perché poi so che è naturale tendere ad andare subito in quella direzione, ma è legittimo che ci sia insoddisfazione per questo colpo, però prendiamocela con eventualmente chi ha fatto questo colpo, chi ha scelto questo colpo, non subito col ragazzo. Cioè diamo Vabbè, comunque no, lui tempo al non ha ragazzo colpe. di far vedere qualcosa. Poi magari non diventerà mai nessuno e basta, però diamo almeno un pochino di tempo a questo ragazzo, che tanto ormai piaccia o non piaccia ce lo abbiamo. Diamogli un attimo di tempo, perché magari può anche essere invece un colpo alla Malik Ciao, che quando è arrivato alla Milan Certo. l'ultimo giorno di mercato per 6-7 Sì. milioni aveva sì una stagione intera tra i pro in Serie B tedesca, però con lo Schalke, Sì. pochissime presenze in Bundesliga, era un filino più grande. Era anche Magari di non ha avuto una prima stagione iper impattante, ma poi è cresciuto molto. Però sai già cosa cambia? Che Ciao arrivava innanzitutto in una squadra che aveva appena vinto, E in una dirigenza diversa. una dirigenza diversa Sì, ma e in un comunque- reparto difensivo che, con tutto il rispetto per quello di oggi, No, era un altro livello. No, è vero, però comunque anche quell'anno lì, dicevamo, c'erano un sacco di necessità. Il Milan quell'anno chiuse 3 colpi l'ultimo giorno. Una andò bene, della Ciao, sì, ma 2 vabbè, andarono drammaticamente e furono Serginho Dest Esatto. e Aster Vranks. ma quando ti danno 45 di budget dopo uno scudetto Esatto. è un po' dura. Però è quello che diceva l'ascoltatore, cioè il Milan si sta comportando come se non avesse incassato niente. 250 Cioè, milioni. se tu
hai un budget risicato, perché magari ti sei tenuto i tuoi top, hai rinunciato a delle offerte e dici ok, però qui non è quella situazione, e questo è il punto. No. Anzi, continui a vendere. No, il problema è che io non so perché il Milan non stia... Cioè il Milan che è una squadra che abbiamo imparato nelle ultime estati che praticamente campa coi prestiti, perché sono che campa cerca sempre di portarsi via il giocatore in prestito con tutte poi le formule più creative possibili per risparmiare o per posticipare il pagamento il più in là possibile. Quest'anno solo tutto a titolo definitivo fisso, e neanche verso la fine si è tentato di provare a tappare di fatto i buchi, perché di questo parliamo, tappare i buchi con dei prestiti, cioè o titolo definitivo o niente quest'anno, non si capisce. Ecco, poi volevo chiudere un po' sulle uscite, però abbiamo una telefonata, quindi vado prima all'ascoltatore e poi andiamo a capitolo ultime uscite. Pronto? Ciao ragazzi, sono Davide. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao. Ragazzi, secondo me Allegri, come ha detto, lui lo pensa veramente così. In qualche modo faremo. È tutto lì il discorso, ragazzi, perché io quando ho sentito quella cosa ho detto aspetta, il mio allenatore della provinciale è Allegri. Cioè io non ci ho capito più niente. Quella non è una frase da fare. Io lo so, Allegri fa i suoi giochetti, a me Allegri ancora non piace tuttora. Io spero che vinca tutto il prossimo anno, perché quest'anno abbiamo poco e niente, però questo è. Poi ragazzi, a me mi viene da sorridere, perché ragazzi, credetemi, nessuno c'ha la verità in tasca, ma anche se arriva Solé non è Thiago Silva, ragazzi, cioè non ci dobbiamo fare prendere troppo dal pessimismo. Secondo me la squadra, ragazzi, a centrocampo ci sono giocatori che a me, ma io già li amo, perché io so che Rabiot è Rabiot, Modric non lo devo dire io, certo. E infatti Ricci a me personalmente piace, però hai buoni maestri al centrocampo adesso che gli possono insegnare delle cose. In attacco io spero ancora fino all'ultimo momento, ragazzi, a Vlahovic, perché secondo me su Gimenez dentro Dovbyk, cioè per me non cambia niente. Davide, grazie mille. Grazie a voi ragazzi, Grazie, Davide. Ciao. sempre, continuate Sempre. così, vi voglio bene. Anche Ciao, noi, ragazzi. anche noi. Ciao, E ciao, anche Davide. a Paolo che fa anche lui c'ha un badge 2, ritorna abbonato insieme a noi. Grazie, stanno arrivando notizie su notizie, anche per questo un motivo sempre in più per ovviamente abbonarvi. Adesso ve la vado a leggere. E ovviamente tra trasmissione e trasmissione, a parte che poi stacchiamo un paio d'ore prima poi del talk, ma c'è i social sempre da seguire e anche il sito, dove invece lì andiamo a ciclo continuo, All News 24, www.radiorossonera.it, lì sarete aggiornati veramente di minuto in minuto. Per Leo questa ultima notizia. Sì, per me, esatto, perché sapete che io sono il più grande hater dello scambio Gimenez-Dovbyk. Beh, secondo Alfredo Pedula sono ripresi i dialoghi, entro un paio d'ore conosceremo l'esito, la soluzione eventualmente, ma c'è una maggiore reciproca apertura e io mi faccio, cioè ve lo dico così, mi faccio brillare. Cioè io domani non vengo. ci dissociamo, sennò Un po' aggressivo? Vi racconto questo scenario estivo. Leonardo Menini durante l'estate ha vissuto male due cose: Lookman eventualmente all'Inter e che si gode, e che non è andato. Dovbyk al Milan. Queste sono le due cose per cui lui quest'estate ha vissuto male. Sì, molto male, no, malissimo, ma perché ripeto, malissimo. Cioè, al di là di tutto, a parte che Santiago l'hanno massacrato comunicativamente e non, poi non è l'attaccante più forte del mondo, bene, ok, però Dovbyk, cioè la Roma lo sta provando a spedire in tutte, gli unici che si prendono Dovbyk siamo noi, tra l'altro scambiandolo con un giocatore di 4 anni più giovane, completamente no senso. Vuoi prendere una punta, prendi, bussi, chiami la Juventus e gli dici quanto vuoi per Dusan Vlahovic, chiudi e ti presenti a Milano così, se no altrimenti facciamo finta a fare i professionisti e siamo degli amatoriali. Rispondo a Daniele che ci chiede una cosa che secondo me si sono chiesti in tanti: ma perché questa fissazione per Artemio che a Roma non vogliono? Io credo che sia una questione di allenatori, cioè Gasperini, secondo indiscrezioni, ha fatto capire a Dovbyk che non rientra nei suoi progetti, e a questo punto, ragazzi, anche Allegri, forse in maniera meno diretta, ha fatto intuire che non è proprio il suo attaccante, perché altrimenti, anch'io non capisco perché dobbiamo prendere Dovbyk, che con tutto il rispetto
Io mi terrei Santiago. Mi tengo Santiago, ma il 90% dei tifosi del Milan. Io spero che qualcuno dal Milan che fa il mercato apra i social e dica vabbè, ma proprio sta roba la dobbiamo fare. Sembra di sì, e quindi vi aggiorniamo. Sono le 14, siamo in chiusura, ma nel frattempo che il Milan tratta con la Roma, noi aspettiamo le 16 perché poi ovviamente ci sarà il talk e lì vi daremo tutte le ultime notizie. Si saprà, ovviamente, appuntamento al talk alle 16, si saprà se Santiago Gimenez andrà alla Roma e se Artem Dovbyk invece al Milan, ma non solo. E se non si saprà, Beatrice Sarti lo saprà. Esatto, Beatrice Sarti lo sa sicuramente. Mi raccomando, gli abbonamenti, mi raccomando anche i like a questo video. L'ultimo giorno è importante sempre anche mostrare il vostro sostegno alla Rossonera. Morgan, grazie per averci mandato in onda e preso le telefonate. Grazie Giacomo Mirandola per essere stato tra i nostri. Grazie a te. Grazie a te, ovviamente mi raccomando sul sito, sempre sul pezzo, sempre on point, e meno male che è finito il calciomercato. Tu sei stanco? Bea, tu? Io sono pieno. Tu piena. Da un mese, pensa. Esatto, figuriamoci cosa succede. Ma noi aspettiamo le 20 ovviamente insieme a voi. Un saluto anche da parte mia, ci vediamo dopo, ciao. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo c'è il kit scolastico Milan firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 euro per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.